Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Narcrits, benvenuti in questo nuovo video tutorial. Ragazzi, oggi vi mostrerò 5 imperdibili strumenti in Revit che amerete, che io stesso amo, che vi permetteranno di velocizzare il vostro workflow di lavoro in Revit. Prima di iniziare però vi chiedo di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e di attivare la campanellina per restare aggiornati su tutti i nuovi contenuti. Bene ragazzi, il primo dei suggerimenti riguarda l'aggiunta di un'anteprima al nostro file di progetto. Ci capita spesso infatti di salvare il nostro file .rvt e di avere un'anteprima del genere che non è per niente significativa del progetto che stiamo realizzando. Vi mostro velocemente come è possibile aggiungere un'anteprima di questo tipo corrispondente a una delle viste che abbiamo realizzato all'interno del progetto. Quindi vado velocemente in Revit, apro il progetto, un progetto vecchio che ho trovato all'interno della mia libreria, indifferente su quale progetto voi lo facciate, quindi vado ad aprire il file. Tutto quello che dovete fare, nel mio caso adesso la vista diciamo di anteprima corrisponde alla vista del piano terra, questa vista qui. Ho però nelle viste 3D delle viste ben più significative. Questo è il progetto di un vecchio progetto di una biblioteca ai tempi dell'università. Potrei aggiungere un'anteprima di questo tipo, corrispondente a questa vista, o una semplicissima vista 3D, come questa per esempio. Tutto quello che dovete fare è recarvi nella scheda file, salvare il progetto con nome, quindi salva con nome progetto, e prima di salvarlo, cliccare su opzioni, qui avrete la possibilità di aggiungere un'anteprima. Vedete origine. In questo caso è aggiunta la vista del piano terra, io voglio aggiungere la mia vista 3D, quindi vado a cliccarci su e vado a digitare ok, vado a cliccare ok e a salvare il progetto. Lo chiudo temporaneamente, vado a riaprire la cartella, vedete questo è un backup che è stato realizzato del file, lo posso cancellare e adesso a questo punto il mio file di progetto biblioteca presenterà come anteprima la vista 3D che ho appena selezionato. Il secondo suggerimento ragazzi riguarda lavorare con template grafici temporanei. Di cosa sto parlando? Riapro il progetto della biblioteca che ho appena chiuso, progetto biblioteca, eccolo qui, lo utilizzeremo oggi come progetto test per tutti i suggerimenti che voglio mostrarvi. Benissimo, posso restare anche in questa vista di 3D. A cosa mi riferisco con template grafico temporaneo? Bene ragazzi, avete qui in basso il comando proprietà vista temporanea, disposto di fianco alla lampadina. Vado a cliccarci su. Nel momento in cui ci clicco su, vedete compare una piccola finestra di dialogo che mi riporta due comandi fondamentalmente. Attiva proprietà della vista temporanea e applica temporaneamente una proprietà modello. Bene, il primo, nel momento in cui ci clicco su, attiva appunto questa proprietà vista temporanea e fondamentalmente qui ho la possibilità di apportare delle modifiche grafiche alla vista che hanno però una soltanto durata temporanea. Cosa significa? Nel momento in cui io vado per esempio a cambiare la grafica dei miei muri, andiamo velocemente a sostituire al motivo di superficie nei muri un retino, vado a scegliere riempimento solido e vado a scegliere come colore il verde per esempio. Dico a Revit di confermare l'operazione, conferma nuovamente, conferma ancora e vedete la sostituzione grafica è avvenuta con successo. Si tratta però di una sostituzione grafica temporanea, poiché nel momento in cui dovessi ritornare sul simbolo proprietà vista temporanea e ripristinare la proprietà della vista, la mia sostituzione grafica va persa. Quindi si tratta di sostituzioni grafiche che avvengono soltanto all'interno della mia proprietà vista temporanea, soltanto all'interno della vista quando questa viene marcata, vedete, in viola, perché ho attivato il comando proprietà vista temporanea. Quindi nel momento in cui ripristino la proprietà della vista, poi ho a disposizione di nuovo tutte le sovrascrizioni grafiche classiche che avevo già predefinito. Altro aspetto molto interessante della proprietà vista temporanea è quella di applicare temporaneamente un modello di vista. Cosa significa? Vado a digitare applica temporaneamente modello di vista
Il modello di vista è sostanzialmente un template grafico che al suo interno salva e conserva una serie di sostituzioni grafiche che abbiamo semplicemente predefinito. Quindi vado a copiare esporta in Civil Engineering, che è il modello vista che è l'unico presente all'interno della scheda. Vado semplicemente a duplicarlo e a rinominarlo con Narquitz modello vista temporaneo. Confermo l'operazione, poi mi reco all'interno delle sostituzioni visibilità grafica, vado a selezionare tutte le categorie e le accendo tutte. Mi reco nei filtri, mi accerto, ecco, vedete, è presente un filtro, quindi vado a rimuoverlo in modo che non mi influenzi la grafica della vista. Vado poi a digitare ok, digito nuovamente ok. A questo punto il mio filtro, il mio modello vista è attivo sulla vista. Chiaramente non è successo niente, non è cambiato nulla, poiché non abbiamo ancora sovrascritto le categorie. Quindi ritorno all'interno di applica temporaneamente proprietà modello, rivado su Narquitz modello vista temporaneo, sostituzioni visibilità grafica, poi mi reco all'interno della categoria muri, vado a sostituirne il motivo di superficie, questa volta vado a scegliere un magenta, confermo l'operazione, poi vado nella mia categoria finestra, anche in questo caso voglio un motivo di superficie solido, questa volta dal colore verde, confermo l'operazione, l'ultima operazione che farò sarà quella di sovrascrivere i pavimenti, anche in questo caso vado ad aggiungerci un motivo solido dal colore giallo. Confermo tutte queste operazioni che verranno salvate all'interno del mio modello vista temporaneo Narquitz, confermo l'operazione e vedete tutti gli elementi vengono sovrascritti secondo le caratteristiche che abbiamo stabilito. Tuttavia, anche in questo caso si tratta di proprietà viste temporanee. Nel momento in cui vado a ripristinare la proprietà della vista, queste andranno perdute. Posso tuttavia richiamarle richiamando il modello vista temporaneo Narquitz e fare tutte le modifiche che voglio fare, tanto si tratta soltanto appunto di modifiche temporanee. Terzo strumento, ragazzi, si tratta dei gruppi di selezione. Vediamo subito di cosa si tratta. Vi mostro subito come fare. Mi reco una vista di pianta, la mia vista del piano terra, eccola qui, 0 piano terra, e andrò a selezionare in modo del tutto randomico degli elementi, 3 o 4 elementi. Quindi questa porta, questo muro, questo pilastro e questo muro un po' più spesso. E diciamo che questi elementi sono gli elementi che io all'interno del mio progetto sono solito selezionare molto frequentemente, quindi ho bisogno di volta in volta sempre di selezionare questi elementi. Per velocizzare questa operazione e creare un gruppo di selezione, quindi senza dover selezionare di volta in volta i singoli elementi, posso recarmi qui in alto nel gruppo selezione e dire a Revit di salvare questa selezione, rinominarla con, non so, Narquitz selezione frequente. Dicevo ragazzi, Narquitz selezione frequente, scusate, 1, quindi confermo e a questo punto la selezione viene realizzata. Come posso richiamare di volta in volta questa selezione? Nel momento in cui premo ESC da tastiera, vedete gli elementi non sono più selezionati, ma io voglio richiamare la selezione. Devo recarmi all'interno della scheda Gestisci, qui in alto, gruppo selezione, qui ho la possibilità di caricare una selezione. Nel momento in cui ci clicco su, vedete, mi si apre una finestra di dialogo all'interno della quale sono presenti tutti i gruppi di selezione che ho creato in Revit. In questo caso ho soltanto un gruppo di selezione, quello che ho creato poco fa, Narquitz selezione frequente 1, lo seleziono e confermo l'operazione e a questo punto vedete tutti gli elementi che facevano parte del mio gruppo di selezione sono stati selezionati. Ragazzi, posso anche modificare il gruppo di selezione aggiungendo nuovi elementi o togliendo, sottraendo elementi. Tutto quello che devo fare è recarmi ancora una volta nella scheda Gestisci, gruppo selezione. Qui ho il comando modifica selezione. All'interno di questa finestra avrò il gruppo selezione Narquitz selezione frequente 1. Vado a cliccare su modifica. A questo punto posso aggiungere alla selezione o rimuovere dalla selezione. Supponiamo di voler aggiungere nuovi elementi, quindi clicco su aggiungi alla selezione e vado a selezionare altri elementi. Vedete, questo muro sarà diventato dai contorni grigi
significa che è stata aggiunta la selezione, così come questo pilastro, vedete il contorno è diventato grigio, anche questo pilastro. Poi a questo punto seleziono termina selezione e confermo l'operazione. Se richiamo la selezione, digitando su carica selezione, anche di selezione frequente, a questo punto avrò anche i nuovi elementi che ho aggiunto poco fa al gruppo. Chiaramente ragazzi, nulla vi vieta di poter selezionare anche singolarmente gli elementi del gruppo di selezione, infatti posso in ogni momento andare su un elemento del gruppo, vedete, e selezionarlo senza alcun problema. Il fatto che un elemento faccia parte di un gruppo di selezione non significa che esso non possa essere più selezionato singolarmente. Ragazzi, quarto strumento, tipi utilizzati più di frequente. Di cosa sto parlando? Rechiamoci all'interno della scheda architettura e selezioniamo una componente, una famiglia, in questo caso andrò a scegliere muro architettonico, e poi a selezionare ed espandere il menu a tendina dei tipi. Qui abbiamo una serie di tipi da poter scegliere e collocare all'interno del nostro modello, e più in basso vedete abbiamo una sezione definita chiamata tipi utilizzati più di recente. Benissimo, qui avrete, Revit selezionerà in automatico una serie di tipi che da voi sono stati utilizzati con più frequenza all'interno del progetto, che potrete richiamare in maniera del tutto veloce senza dover ricercare all'interno della lista dei tipi qui in alto. Ragazzi, quinto ed ultimo strumento, posizionamento di un elemento con snap tra due punti medi. Di cosa sto parlando? Mi reco in una vista di pianta 0 piano terra, mi reco all'interno di una stanza, all'interno del mio progetto, scelgo questa, vado nella scheda architettura, gruppo costruisci, caricare un componente, posiziona un componente, una scrivania, va benissimo. Posso posizionare questo elemento, supponiamo di volerlo posizionare in maniera del tutto simmetrica rispetto al muro di sinistra e al muro di destra. Quindi vado, prima di posizionare l'elemento, col tasto destro a scegliere sostituzioni di snap e qui in alto a scegliere snap, punto medio tra due punti. Quindi seleziono il punto medio del muro di sinistra, mi dispongo sull'asse del muro di destra, clicco nuovamente, vedete l'elemento verrà posizionato perfettamente al centro, ESC da tastiera per annullare il comando, e a questo punto se dovessi quotare tra l'asse del muro di sinistra, l'asse del mio elemento e l'asse del muro di destra, questo elemento sarà stato posizionato in modo del tutto simmetrico tra i due elementi. Ragazzi, anche con questo video tutorial siamo giunti al termine. Spero vi sia piaciuto, che abbiate imparato tantissime cose, e nel caso in cui dovessero esserci dei dubbi vi prego di scriverli qui nei commenti, proverò a rispondere ad ognuno di voi. E se il video vi è piaciuto semplicemente lasciate un like qui sotto. Grazie, noi ci risentiamo nel prossimo tutorial.